Se anche tu sei tra i tanti che vorrebbero lasciare un grande centro urbano e trasferirsi in un piccolo borgo, oppure sei all'estero e stai cercando un posto dove vivere in Italia, questi video fanno per te. Oggi andiamo ad analizzare Montenero d'Omo, in Abruzzo. In tanti parlano dei borghi, ma tutti lo fanno nello stesso modo. Racconti romantici, tramonti, sorrisi felici, tutte cose belle per un weekend o una breve vacanza, ma tutte cose inutili per capire se un piccolo comune è realmente vivibile. Ecco, noi ti diciamo se un borgo è veramente vivibile analizzandolo in modo oggettivo. Ti forniamo un report completo e ti facciamo ascoltare chi lo conosce bene o chi magari è andato a viverci. Montenero d'Omo è un piccolo comune in provincia di Chieti, nel cuore dell'Appennino abruzzese, a un'altitudine di circa 1100 metri. Il centro abitato sorge su uno sperone roccioso che domina l'alta valle del Sangro, circondato dai rilievi del Parco Nazionale della Maiella. Antonella ci racconta tutto. Ciao Alberto, buongiorno, siamo qui a Montenero d'Omo, io sono Antonella, rappresento il comune di Montenero d'Omo. Cominciamo subito con raccontare la storia del paesino di Montenero d'Omo, lo vediamo lì in lontananza, un borgo medioevale nato all'incirca nel XII secolo, un paese che purtroppo non conserva quasi per niente la sua entità storica perché abbiamo avuto un terremoto nel 1933 che ha portato a un po' di distruzione e soprattutto facevamo parte della linea Gustav, quindi il comune è stato completamente distrutto durante la seconda guerra mondiale al 90%, sono rimasti forse solo 2 edifici. Purtroppo la nostra storia è finita così, con la guerra, con la distruzione, e il paese è stato completamente ricostruito. 2 cose importanti da ricordare di Montenero d'Omo: ha dato i natali alla famiglia del famoso filosofo Benedetto Croce, e a Montenero d'Omo è nato Giuseppe De Tommasis, giurista e politico durante l'epoca del Regno di Napoli. Giuseppe De Tommasis ha fatto cose importantissime, soprattutto riforme agrarie legate all'abbandono, insomma, o comunque a togliere il potere al feudalesimo, ridando potere ai proprietari. Se conserviamo questa grossa valenza di attaccamento al territorio, non l'abbiamo mai abbandonato, continuiamo comunque a preservarlo e continuiamo ad avere questa caratteristica di un paese di montagna che vive ancora delle sue peculiarità ambientali e di tutto ciò che produce anche a livello agropastorale. Allora, qui siamo nel punto più alto di Montenero, si chiama il Belvedere. Come potete vedere, si vede la parte più arroccata dove ci sarà il campanile, c'è anche il comune e tutta la parte dove sorgeva prima il paese, che è stato completamente distrutto dalla guerra. Si possono vedere qualche casa distante che ha conservato un pochino l'architettura antica. Questa parte proprio più arroccata è quasi tutta disabitata oppure comprata da turisti che hanno la seconda casa. Invece tutta la valle che vediamo là è tutta la valle della zona industriale della Val di Sangro, fino ad andare a finire al mare. Qui invece la parte più bassa del territorio, siamo qui a Iuvanum, per la precisione all'interno del parco archeologico di Iuvanum. Sono, diciamo, 3 i fondamentali luoghi che dobbiamo ricordare: la parte là in fondo dove c'è la fontana, che praticamente era il luogo originario della sorgente dove è nato il primo insediamento durante l'epoca dei Carricini. Siamo qui invece, abbiamo alle nostre spalle l'edificio che ospita i 2 musei, sia quello che è archeologico che quello del territorio. Alle spalle di questo edificio troviamo tutto il parco, diciamo la parte più importante, dove ci sono i resti della vecchia cittadina romana. Qui siamo all'interno del Museo del Territorio, un progetto nato intorno agli anni 2000,
L'idea era quello di riprodurre le testimonianze storiche e ambientali e tutta la parte legata alla cultura che si sviluppava in questo territorio, riunisce parecchi paesi che poi insomma sono tanti, sono quelli che comunque abbiamo riattivato anche con il nuovo progetto della Valle della Biodiversità, ed è proprio questo il percorso che ci offre questo museo. Quindi tutto ciò che è riportato qui comunque lo ritroviamo anche indicato con dei percorsi tematici all'interno di ogni territorio. Questo per noi è anche un luogo dove facciamo incontri culturali e soprattutto è il nostro luogo dove svolgiamo tutti gli anni la settimana della scuola estiva, un progetto all'interno del parco culturale dedicato a Benedetto Croce. Ogni paese riportato qui nella leggenda ha le sue peculiarità, sono tutti quanti percorsi ancora esistenti sul campo. Qui siamo all'interno del museo archeologico, chiaramente conserva tutti i reperti trovati nell'area archeologica di Iuvanum, raccontano un pochino la storia di quando hanno iniziato gli scavi, hanno cominciato a trovare reperti. La seconda parte che troviamo qui è la storia del popolo Carracini, da dove è iniziata la storia di Iuvanum. Qui abbiamo gli importanti reperti che appartenevano a un soldato. Queste invece sono legate al mondo della cucina, quindi sono tutte ciotole, piatti, anfore. Queste diciamo sono un pochino di più legate, erano le pentole, quindi quelle che utilizzavano i coperchi, i piatti che utilizzavano più per cucinare. L'ultima sala è tutta quanta destinata alle epigrafi, quindi sono reperti di pietre incise dove c'erano tutte le epigrafi. E cosa molto importante di questa sala che ha il percorso per gli ipovedenti, quindi ci sono tutte quante le scritte dove le persone comunque ipovedenti possono comunque leggere quello che c'è scritto. Il parco archeologico, quindi tutta la parte dell'area archeologica, si divide in tre parti. Siamo qui nella parte dell'Acropoli, quindi dove sorgevano i templi. La parte sottostante è la parte dove è stato edificato il teatro e la parte invece che vediamo in fondo è tutta la parte della vita della popolazione che viveva qui a Iuvanum. In fondo vediamo la parte della basilica, invece tutta quanta quest'area ricompresa nel quadrato è praticamente il foro e le parti più esterne sono le famose taberne, quindi dove vivevano e soprattutto dove producevano, perché erano dei veri e propri laboratori, dei vere e proprie fucine di artigianato. Tutti gli anni la soprintendenza e l'Università di Archeologia di Chieti Pescara vengono a fare la campagna di scavi. È un luogo pieno di tempi, di memoria e di natura. Ecco, adesso torniamo in paese e ascoltiamo le conclusioni di Antonella. Poi ti darò anche il punteggio che ha ottenuto questo comune analizzando decine di parametri in modo oggettivo che ti permetteranno di capire la reale vivibilità di questo posto e se è adatto anche a te. Allora, ad oggi contiamo circa 600 abitanti e fortunatamente anche persone che non sono nate a Montenero d'Omo si sono trasferiti, hanno trovato lavoro, hanno trovato casa, si sono sistemati. Siamo una popolazione molto accogliente, a noi ci piacerebbe tantissimo che qualcuno scegliesse di venire a vivere qui e metteremo a disposizione tutta la nostra ospitalità e tutta la nostra convivialità per far rivivere il borgo e per avere anche questo interscambio culturale che
al giorno d'oggi è linfa vitale per continuare ad andare avanti. Sicuramente non è un posto facile adatto a tutti, però anche qui chi ha voglia di darsi da fare può trovare diverse opportunità, magari cercando di colmare le lacune che emergono anche dal nostro report. Vediamo il punteggio ottenuti. L'indice vivibilità analizza varie macro aree, trovi tutti i dettagli nel report che puoi scaricare, il link è qui sotto. Su una scala da 0 a 100, Montenero Domo ottiene 58 punti. L'indice evoluzione analizza il progetto Aventino Valle della Biodiversità di cui il comune fa parte. Qui, su una scala da 0 a 10, ottiene 9 punti. L'indice vitalità analizza trend demografici e altri indicatori che permettono di completare la valutazione sul livello di benessere del comune. Su una scala da meno 10 a più 10 ottiene meno 7,50 punti. Infine l'indice globale, che ti permette di confrontare immediatamente i vari comuni tra loro. Si ottiene analizzando in modo ponderato i parametri precedenti. Su una scala da 0 a 100, Montenero Domo ottiene 50,40 punti. Per tutti i dettagli scarichi il report, il link è nella descrizione. Abbiamo finito? Fammi sapere se conosci questo posto e cosa ne pensi. Noi ci vediamo nel prossimo comune che analizzeremo. Per non perderlo, iscriviti al canale, non dimenticare un like, un hype e la condivisione su altri social. E se vuoi che analizziamo anche il tuo comune o un posto dove ti piacerebbe vivere, oppure vuoi collaborare con noi, guarda questo video e poi contattami.